Ciao a tutti, oggi parleremo delle caratteristiche tecniche della Marvel R Comfort. Abbiamo una lunghezza di 4,67 m, una larghezza di 191 cm, un'altezza di 1,61 m, un passo di 2,80 m. Invece l'altezza da terra è di 13 cm. Parliamo del volume di carico del bagagliaio posteriore, che è di 357 litri. Qui abbiamo un tendalino che è facilmente rimovibile. Abbattendo i due sedili posteriori, il volume di carico arriva a 1396 litri. Ora parliamo del bagagliaio anteriore. Questa, essendo la Comfort, non ha il terzo motore e quindi ha un bagagliaio anteriormente che misura 156 litri. Come avete visto, si può aprire dalla chiave ed è molto comodo perché comunque c'entra benissimo una valigia. Quando si fanno i viaggi si può usare anche questo bagagliaio anteriore. Inoltre la macchina può rimorchiare fino a 750 kg. La macchina ha due motori al posteriori, ha magneti sincroni permanenti. La potenza è di 132 kW, pari a 180 cavalli, una coppia di 410 Nm e ha un cambio a due marce. Inoltre ha una batteria da 70 kW, potenza di ricarica in AC è da 11 kW, mentre in DC il sito non dà la potenza, ma ci dice solo che dal 5 all'80% lo ricarichiamo in 43 minuti. La velocità massima è di 200 km/h e l'accelerazione da 0 a 100 in 7,9 secondi. Inoltre ha un'autonomia dichiarata in ciclo VLTP da 402 km. Ciao a tutti, oggi parleremo degli interni della Marvel R. Questa è la Comfort, quindi la base di gamma, ma nonostante tutto ha i sedili regolabili elettronicamente, come potete vedere, sia in altezza, in tutte le posizioni, e inoltre ha due memorie. Questa è la posizione di mia moglie e questa è la mia, quindi tenendo premuto il pulsante porterà il sedile alla posizione desiderata. Inoltre qui abbiamo la regolazione dello sterzo, che si può regolare sia in profondità che in altezza, quindi si trova la posizione di guida molto facilmente. Poi qui abbiamo il pulsante per aprire il baule anteriore, che però per aprirlo si deve usare, come c'è scritto, per due. La seconda volta avremo l'apertura. Anche sul sedile passeggero abbiamo la regolazione indietro, in avanti elettrica, e in più anche lo schienale è tutto tramite questi comandi qui elettrico. Ora guardiamo i sedili posteriori. Possiamo tranquillamente entrare. Qui abbiamo gli attacchi Isofix che sono coperti da questa pelle. Qui abbiamo le cinture. Al centro abbiamo anche un bracciolo con portabicchiere e una vaschetta per contenere degli oggetti personali. Qui abbiamo due prese USB per ricaricare i nostri cellulari e Mentre qui troviamo le bocchette per l'aria per i sedili posteriori. abbiamo anche qui questo sensore, vedete, si è illuminato perché sta arrivando un pullman. Quindi se dobbiamo scendere e vediamo questo sensore acceso, ci darà l'indicazione che non dobbiamo aprire lo sportello perché c'è un pericolo in arrivo. Questa è una funzione molto interessante anche per chi è seduto posteriormente.
Quando scendiamo, spegniamo la macchina, in automatico il sedile si muoverà per facilitarci la discesa dalla macchina. Allora, adesso siamo al 18% di batteria. Noi andiamo nella batteria, impostazioni, ricarica, e facciamo partire il riscaldamento batteria ad alta tensione, perché adesso andremo a caricare a una colonnina in DC a 300 kW. Allora Paolo, sei riuscito a trovare subito la tua posizione di guida? Sì, devo dire che comunque, anche se è una macchina molto grande, la trovo molto comoda. Anche questa plancia è tutto a portata di mano e mi sento ben posizionato sulla strada. Sì, la posizione, anche il sedile è stato facilmente regolabile tramite i pulsanti elettrici, e devo dire sì, che la posizione mi aggrada molto. Per quanto riguarda le sensazioni di guida? Beh, questo silenzio subito che si sente quando si accelera sembra strano, eppure la macchina, ecco, va che è un amore. E la sensazione sì, comunque è molto confortevole, dovrei dire. Sento con tranquillità, sto guidando e ecco, adesso sto cominciando a imparare come gestire il rigenero della frenata, la frenata rigenerativa, appunto, dove finora non ho mai, vabbè, stavamo in salita, ecco, adesso cominciamo una discesa, però non sto frenando per nulla col freno, la macchina sta frenando automaticamente, rigenerando la batteria. Ora qui ci fermiamo perché c'è un semaforo rosso. Puoi ancora aumentare la rigenerazione, Paolo, perché stai a 2. Possiamo provare quindi a aumentare la rigenerazione a 3. Ora vedremo a 3 come ci troveremo meglio. Proviamo ad andare di qua, così vediamo se troviamo anche un po' di traffico, come possiamo gestire questa cosa della frenata e dell'accelerazione col traffico. Sicuramente, comunque, ecco, avendo un approccio più delicato, adesso sto cercando di avvicinarmi senza accelerare troppo e senza anche, vedete come lascio l'acceleratore, la macchina rallenta anche in modo brusco, possiamo dire. Quindi dobbiamo cercare appunto di calibrare il piede in modo da non ottenere queste accelerazioni così e queste brusche frenate che magari possono dare fastidio. Quindi se noi, ecco, riusciamo a tenere anche sul freno, vedete, se teniamo un piede in maniera delicata, possiamo, ecco, adesso stiamo rigenerando la batteria del 18% e possiamo, ecco, passare, adesso siamo a 0 nonostante la macchina sta andando, perché comunque siamo leggermente in discesa. Poi qui naturalmente consumeremo per la salita, però ecco, io, diciamo, finora, a parte lo stop dove c'era il semaforo, non ho mai premuto il freno. Diciamo che bisogna entrare un po' in quest'ottica e quindi può essere un po' all'inizio la problematica potrebbe essere questa, di approcciarsi all'elettrico in questo modo. Però devo dire che questa macchina si comporta molto bene, è molto piacevole alla guida, non sembra veramente di portare un macchinone di questa dimensioni, però ecco, magari, ecco, vedete, io non sto frenando, la macchina stiamo quasi rallentando senza frenare, e tutto sta rigenerando le batterie. Ora, ecco, arriviamo qui vicino e quando ci fermiamo diamo un colpetto col freno. E sicuramente, ecco, comunque questo silenzio che avvolge questo momento della guida è molto piacevole e confortevole anche. Quindi, diciamo, un po' la paura all'inizio magari può essere che, avendoci questa coppia così a disposizione molto immediata, magari uno può aver paura di trovarsi, specie se
chi è passeggero, perché magari chi guida può anche essere divertente questa cosa, però per chi è passeggero magari può sentire un po', può soffrire un po' la macchina, perché magari accelera e freni, e quindi potresti riscontrare dei problemi. Però adesso facciamo un sorpassino. Qui abbiamo una curva un po' più stretta. Ecco, qui possiamo tornare così nella modalità confortativa, dove con comfort. E appunto, ecco, come vedete, nel traffico, tenendo diciamo il piede, questa guida one pedal di cui parlano tutti, sarebbe che in pratica non siamo quasi per nulla al freno. Possiamo farlo con questa automobile anche se non ha la guida one pedal completa, perché purtroppo all'ultima frazione, sotto i 10 km/h, dobbiamo comunque utilizzare il freno. Però nel traffico possiamo tranquillamente dimenticarci quasi di frenare, perché il motore compenserà, diciamo, la frenata ricaricando appunto la batteria. Quindi otterremo due risultati positivi, perché stiamo rigenerando la nostra batteria, che ci servirà appunto per camminare. In più stiamo risparmiando anche le pasticche dei freni, possiamo dire. Ecco, vedete che qui sono quasi arrivato allo stop e devo dare un piccolo colpetto di freno. Però, come potete vedere, con un approccio più delicato la guida risulta anche confortevole per chi è un passeggero, e non si accorgerà di nulla che stiamo utilizzando una macchina elettrica. Anzi, sicuramente se ne accorgerà, perché dice ci sarà un comfort all'interno dell'automobile molto maggiore. Stiamo spostandoci su questa strada nella zona dello Stadio Olimpico, e devo dire che la partenza è molto tranquilla. Basta lasciare l'acceleratore, la macchina in automatico rallenta, e questo è una cosa molto piacevole, non dover frenare. Qui purtroppo c'è uno stop e dobbiamo fermarci assolutamente. Giriamo qui a destra, ma quando vogliamo basta fare una piccola accelerazione, la macchina prende subito la velocità che poi desideriamo. Nel caso, ecco, teniamo il pedale dell'acceleratore in maniera delicata, in modo da compensare la nostra velocità con la rigenerazione. Magari alcuni hanno questa paura di avere tutta questa coppia e quindi sentire di fare delle accelerazioni e delle frenate. Invece, ecco, vedete, se comunque riesco a dosare bene il piede sull'acceleratore, non riscontriamo degli scompensi alla guida, cioè possiamo, ecco, tranquillamente in maniera delicata. Ora siamo in modalità eco, no? In che modalità siamo, scusami? Lo leggi sopra ready. Ah, sopra ready. Normal, siamo in modalità normal, non siamo né sport né, come avete visto, ho sbagliato strada, e però prontamente sono riuscito a recuperare la strada. La macchina mi ha aiutato nella svolta grazie ai sistemi di aiuto alla guida per non sbandare, però sono riuscito a recuperare la posizione nella curva senza problemi. Ho dovuto frenare un po' perché qui il semaforo è rosso.